In questo video tutorial andremo a capire come andare a realizzare il sistema della trappola. Per ragioni di tempo ho già provveduto a realizzare un cavetto d'acciaio unito a un fluorocarbon dello 0,50 che poi costituirà il terminale. In particolare si tratta del fluorocarbon XPS, fluorocarbon 100% saltwater di casa Trabucco. Poi abbiamo circa 30 cm di cavetto d'acciaio 20 libre che vanno a terminare con un amo, e in particolare questo è uno Shinken serie 5180 del 6.0. L'amo è stato crimpato attraverso un aluminium oval crimp di Trabucco. Con una pinza ho provveduto a stringere il rivetto e a collegare l'amo. Quindi questo qui teoricamente è un terminale altamente visibile che viene utilizzato per esempio nel self casting per andare a insidiare i serra. Ma come riuscire a nascondere questa lunghezza del cavetto in una lunghezza più ridotta? Giusto appunto con il sistema della trappola. Qui davanti a me quello che ci occorre avere, e in particolare due termorestringenti di colore diverso per questioni visive, diciamo, di realizzazione, una pinza con becco storto, ovviamente liami, una fiaccola per poi andare a lavorare sui termorestringenti. Cosa dobbiamo fare? Prima cosa andremo a prendere il terminale nella lunghezza che ci occorre, nel nostro caso 2 metri. A 2 metri andremo a tagliare, eliminiamo il fluorocarbon che non ci serve più, dopodiché andremo a inserire i due spezzoncini di termorestringente che sono lunghi circa 2 cm e mezzo, 3 cm, si possono fare anche più corti, ma per questo tutorial ho deciso di farli un po' più lunghi per farvi vedere il tutto così come si deve. Si inseriscono tutte e due all'interno del terminale e si fanno scorrere. Chiaramente andiamo a oltrepassare il punto di giunzione con un rivetto, mentre l'altro lo lasciamo sul punto di giunzione. Il consiglio è quello di bloccare il rivetto in prossimità dell'occhiello dell'amo, in questo modo, e poi incominciare le operazioni di piegamento. Cosa significa? Significa che noi dovremo andare a ripiegare su se stesso questo cavetto per ridurne la visibilità e conseguentemente la lunghezza. Incominciamo a fare la prima piega, che sarà lunga indicativamente circa 5-6 cm. Come si fa? Si piega il cavetto con le mani, dopodiché si va a aiutarsi con la pinza per creare un angolo il più possibile stretto, in questo modo qua. Dopodiché ci si avvicina al cavetto e circa alla metà della distanza del termorestringente si va a fare un'altra piega esattamente come quella precedente, così. Queste sono pieghe, le prime saranno pieghe di lunghezza standard, quindi tutte una vicina all'altra della stessa lunghezza. L'ultima potrà essere anche di lunghezze diverse, perché l'ultima sarà l'inizio, l'abbrivio che farà innescare la trappola. Andiamo ancora una volta a piegare il cavetto come abbiamo fatto precedentemente, mantenendo la stessa lunghezza e aiutandoci sempre con le forbici per creare una piega il più possibile stretta, vedete? Adesso abbiamo la doppia piega. Il cavetto ha fatto un'andata e un ritorno. Continuiamo con il cavetto e facciamo un'altra piega, sempre in corrispondenza della fine della precedente. Pieghiamo con le mani e aiutiamoci poi con le pinze. Vedete che è un cavetto attualmente a effetto fisarmonica. Purtroppo abbiamo il cavetto dello stesso colore dello sfondo, quindi spero si riesca a vedere. Vedete? Così. E per l'appunto siamo riusciti a finire con la lunghezza del cavetto. Vedete? Quindi abbiamo il cavetto che adesso è stato ripiegato più volte su se stesso ad effetto fisarmonica e va a terminare con l'inizio del fluorocarbon. Cosa facciamo a questo punto? Andiamo a posizionare il termorestringente
sopra al nodo di giunzione, in questo modo, e anche sopra alle spire, sia da una parte sia dall'altra parte. Così, ecco. Per rendere il sistema ancora più efficiente e non permettere alla trappola di scattare erroneamente, si va a utilizzare le proprietà termorestringenti dei tubetti. Quindi si va a impugnare il filo dalla parte del fluorocarbon per non andarlo chiaramente a danneggiare, si prende la fiaccola e si dà una sparata di fiamma. Come vedete il termorestringente stringe e va a unire e a tenere ben saldi i cavetti che sono all'interno. Basta poco calore, mi raccomando, sono termorestringenti che reagiscono rapidamente al calore. Come vedete, questo termorestringente è riuscito a abbracciare totalmente il cavetto d'acciaio. Stesso discorso lo si fa dall'altra parte, da quest'altra parte siamo più tranquilli perché chiaramente non abbiamo il pericolo del fluorocarbon, quindi andiamo abbastanza spediti, per così dire. Facciamo stringere e direi che il lavoro è assolutamente ben fatto. Spero si riesca a vedere nella sua, diciamo, completezza. Abbiamo una serie di spire che racchiudono in circa 10 cm, anzi meno, un cavetto che è ben più lungo. Adesso ovviamente possiamo, per ragioni televisive, farlo anche scattare, e cioè quando il pesce andrà a mangiare l'esca, tirerà il cavetto e la trappola scatterà. 1, 2, 3. La trappola scatta e da essere un cavetto relativamente corto si arriva ad avere un cavetto di più di 30 cm. Il morso del serra finirà, nella migliore delle ipotesi, a metà del cavetto, nella migliore delle ipotesi perché significa che comunque si tratta di un serra molto grosso, e mentre i serra più dubbiosi non verranno distolti dalla boccata dalla presenza del cavetto. Ottimo quindi anche per la leccia. Il cavetto può essere alla fine anche ripiegato e riposizionato nei tubetti con un po' di ammattimento, quindi qualora la trappola scattasse per errore, grazie a quelle pieghe imposte che abbiamo fatto con la pinza, potremo andare a reinserire il cavetto all'interno del termorestringente e ripristinare alla meno peggio il cavetto in questione, la trappola in questione, in questo modo qua. Chiaramente il risultato del cavetto prima dello scatto è sicuramente superiore rispetto al precedente. Comunque in qualche modo si riesce comunque anche a ricaricare la trappola.